Ragazzi, buongiorno. Per me è giorno, per voi non lo so. Comunque, oggi andiamo a ricomporre tutta la parte del filtro dell'aria. E allora, in questo momento dobbiamo andare a riparare tutto il sistema filtrante di aspirazione del camper, perché come abbiamo fatto vedere in quel vlog che abbiamo pubblicato, abbiamo trovato questi tubi rotti. Quindi cosa andremo a fare? Noi andremo a inserire un tubo di questo diametro, che è praticamente il diametro del tubo in gomma, lo andremo a inserire praticamente in questa gomma e lo andremo a bloccare con delle fascette. Questo sarà un lavoro che dovrebbe essere definitivo. Non sappiamo comunque il risultato finale come verrà, però abbiamo pensato l'unica cosa che potevamo fare per risolvere questo problema era inserire questo tipo di tubo. Sarebbe stato meglio cambiare tutti i tubi, però giustamente avranno un costo e anche trovarli non sarà semplice. In più questa parte è molleggiata, quindi magari faceva movimento, questo avrà bisogno di movimento e con questo tubo diventerà più rigido. Però io credo che per la funzione che dovrebbe fare comunque secondo noi va bene come soluzione. Quindi procediamo e cerchiamo di capire come assemblare il tutto. Abbiamo anche parlato col meccanico e ci ha detto che come soluzione potrebbe andare bene. Quindi procediamo e mettiamoci al lavoro. Mamma mia, tu la taglierina. Non entrerà perfettamente questo tubo qua. Diametro, okay? Allora siamo riusciti ad inserire il tubo di questa profondità, questo tubo all'interno. Volevo scaldarlo con la pistola per riuscire a inserirlo più facilmente, invece in realtà ho fatto leggermente un po' di forza e così facendo abbiamo anche una buona tenuta, perché il diametro di questo tubo è così preciso e perfetto. Per infilarlo ci vuole anche un po' di forza e quindi abbiamo anche una buona tenuta per quanto riguarda l'aspirazione. Quindi procediamo sull'altro tubo, ci prendiamo la misura di quanto entra su quest'altra parte e in seguito andremo a tagliarci questo tubo dalla dimensione giusta. Ci andiamo a pulire per bene tutto il bordo, tanto la parte che quel tubo ci entrerà circa 5 cm dentro e noi abbiamo, diciamo, l'importante è che noi teniamo la distanza che c'era prima, giusto? Allora, perfetto, abbiamo inserito anche quest'altro pezzo all'interno e ci siamo segnati il tubo per capire quanto dovremmo andare ad aggiungere dall'altro lato. Aggiungiamo anche il pezzo che c'era tra questi due tubi e abbiamo così la misura esatta del tubo che dovremo andare a tagliare. 3,5 e questo qua A 7 devi arrivare quindi. sì, sono... Perché qua era 3,5 questo. E questo è altri 3,5 o no? 3,5 No, è 2,5. diciamo 3,5 e 3 sono 6,5. 6,5, quindi 6,5 da aggiungere qui, giusto? A 6,5 ci dobbiamo tagliare. Devi aggiungere altri 6,5 a questo, quindi questo è 3,5. Giusto? Sì, devo aggiungere 6,5. 9,5 devo fare, giusto? Sì. 9,5. Vai. Ok. In questo caso un po' di sapone sarebbe stato utile. Uno sgostatore? Prendo lo sgostatore. Andiamo ad inserirlo perché così proteggiamo anche il tubo da eventualmente dal calore. Non si vedrà nemmeno che comunque è stato riparato questo coso. Sì, è vero. Praticamente. Solo un occhio più attento potrà vederlo. Solo voi lo saprete, ragazzi.
Devo dire che comunque quei due sul bagaglio ci influenzano con questo, ragazzi. Ragazzi, andate a seguire quei due sul bagaglio. Sono dei brevissimi ragazzi. Sono dei brevissimi ragazzi. Sapone, me lo metto un po' di sapone. Mettiamo un po' di sapone. Quando tu fai queste cose lo shakeri un po'. Così si crea un po' di schiuma, si crea un po' di sapone in più. Ok? Yes, capo. Questo alla fine non era un lavoro che ci volevano anni. No, ogni tanto. Ci sono questi lavoretti veloci, ci fanno andare a casa soddisfattissimi. Sì, che ancora non abbiamo finito, non parliamo assai. Molto difficile, ma ne vale la pena. Ok, forse l'ho messo. Apprezziamo Michael. Non è stato semplice inserirlo. Sta sudando. Mamma Vedete mia. la sua fronte imperlata, ancora no. Guardate solo, guardate qua. L'uomo sapiens sapiens in azione. È voluto, l'uomo sapere. È voluto. Li stringi gli addominali mentre lo fai, sì? Stringi gli addominali. Tutto stringo. Abbiamo pagato questo tubo la bellezza di 18,49 €. Era l'unico tubo che abbiamo trovato di questo diametro e per inserirlo devo applicare una forza immensa. Però una volta che lo inserisco non si muove più. In più abbiamo quella sigillatura che a noi ci serve per avere una buona tenuta in compressione dell'aria. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Stiamo un po' faticando perché è difficile inserirlo, però abbiamo trovato una soluzione ottima. Con poco abbiamo risolto il problema. Questo è proprio spaccato assai. Esatto. Missione compiuta, ragazzi! Abbiamo i nostri fantastici tubi, come nuovi. Domani andiamo a fargli una bella pulita e poi li andremo a rimontare perché, come vedrete in seguito, andremo a spostare il camper all'esterno e lo andremo a girare e lo faremo tornare dentro nell'altra posizione. Presto capirete perché, non so quando uscirà questo video, però comunque questo è il prossimo step. Ci siamo, vai! E dopo aver riparato la tubazione, oggi andiamo a rimontarla. Abbiamo preso queste guarnizioni e questi dadi autobloccanti con i relativi bulloni della misura che ci serviva, perché ieri avevo provato a tagliare un bullone ma non sono riuscito a farlo. Abbiamo preso anche delle fascette che andremo a tagliare a misura per stringerci tutti quanti i tubi. Abbiamo lavato tutta la tubazione con un bel po' di sgrassatore e l'abbiamo lasciata asciugare e ce l'abbiamo pronta qui per essere montata. Allora adesso come prima cosa dovremo andare a fissarci questo supporto che ci terrà in posizione tutto quanto. Allora andiamo a svitarci i bulloni che avevamo predisposto ieri perché abbiamo comprato quelli nuovi. Ieri ho provato ad adattare quello che avevamo ma purtroppo per non perdere altro tempo ho preferito cambiare direttamente, comprare i bulloni e dadi nuovi e andiamo a sostituirli e metterli nuovi direttamente dalla misura giusta. Abbiamo messo dei pezzi di tubo con delle guarnizioni perché precedentemente c'era una guarnizione per le vibrazioni e noi siamo andati a ricreare più o meno la stessa cosa. Comunque andiamo a rimontarlo. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Che fatica. Non è stato semplice perché
mi girava a vuoto il dado sotto, però ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Qua non lo posso spingere troppo perché non si spacca tutto. Ok, bene o male deve tenere il filtro, non deve tenere questo. Ok, ci siamo, è abbastanza rigido. Ok, quindi abbiamo il supporto per inserire il filtro, però adesso dobbiamo andare a prenderci tutta la tubazione e inserirci le fascette per stringere bene i tubi dove li abbiamo riparati. Andiamo a togliere tutto questo casino. Stamattina sono andato a prendermi questi bulloni e questi dadi più 2 confezioni di guarnizioni. Praticamente quando vado a pagare la signora mi dice che dovevo dargli 11 euro. Io lì per lì ho detto mizzica, mi sono sbagliato, perché ho visto che costavano 1,50 euro, più 45 centesimi a busto di guarnizioni, ne ho prese 2. Con 5 euro dovevo farcela. Lì per lì poi mi dice di pagare 11 euro, pago questi 11 euro e dentro di me penso mizzica, per fissare un tubo ci ho speso 10 euro, per 2 litri praticamente. Quando lo esco vedo che invece di avermi calcolato un pezzo di questi me ne aveva calcolati 6, quindi avevo pagato 7,80 euro, 10 pezzi di dado. Sono tornato dentro a chiedere spiegazioni e per fortuna avevo ragione io, ho pagato alla fine 5 euro. Mi è andata bene, ragazzi, mi è andata bene perché avevo perso soldi per strada, non va bene, No, io devo farmi un cartellino dove portarmelo dietro con tutti gli attrezzi, altrimenti sistemare ogni volta tutto quanto. Poi ha ragione Giustina, però giustamente deve capire anche che deve avere uno spazio dove poter lavorare. E qui mi sono sentita chiamare all'appello e allora eccomi, l'eroina dell'ordine, chiariamolo una volta per tutte, se lo dico è perché Michael lavora come un uragano e poi si lamenta che non trova niente. Eh sì, Michael, il caos non ti aiuta. Ora, immagina un mondo magico in cui metti a posto le cose subito. Anche in 1 metro quadro riusciresti a trovare tutto al volo. Non è fantascienza, promesso. Ma va bene, io sono qui per salvarti ancora una volta. Così cercherò di trovare un modo per impartirti l'arte dell'ordine. Oppure ti cazzierò fino a stancarti. E se proprio fallirò, toccherà a me pulire ogni volta, man mano che userai le cose. Qualcosa dovrà pur funzionare. Noi dobbiamo andarci a mettere delle fascette sia qui che qui, perché all'interno c'è il tubo blu. Quindi, per chi non l'ha capito bene, andiamo a metterci queste fascette qui che ci terranno il tutto più sicuro e fissato possibile. Quindi andiamo a fissarci i tubi in posizione. Siccome ruotano e avendoli staccati devo capire se il posizionamento della curva è corretto, e siccome le fascette che abbiamo preso non vanno bene perché non stringono bene, andiamo a fissarci la tubazione sulla partenza e poi in seguito andiamo a inserirci le fascette quando siamo sicuri che la posizione è corretta. Allora adesso abbiamo preparato il filtro, così andiamo a chiuderci la sede del filtro. Ok, poi dobbiamo vedere perché io sto facendo delle prove per capire quel tubo là, però prima di metterlo dovrei mettere le fascette che avevo comprato. Amici di YouTube, questo filtro d'aria ci sta facendo un pochino penare, manca questo, manca quello, poi questo è rotto, quello è rotto. ed era solo il filtro dell'aria che dovevamo fare noi. Meno male che il resto della meccanica l'ha fatta il meccanico, se no? Sì, se no erano fottuti. Ora vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Ecco questo qua. Niente, stavo andando a montare Il filtro d'aria. il filtro d'aria e ci siamo resi conto che questo bullone non c'è praticamente, è spaccato. Quindi dobbiamo togliere questa parte che rimane del bullone per poter mettere il nuovo. Quindi come andiamo a farlo? Con le maniere gentili e dolci. Sì, come sempre. Ci andiamo a mettere una punta del ferro e vediamo se riusciamo. Possibilmente buona, non di quelle che si spaccano e restano nel motore a vita. Riusciamo a fare un foro al centro per poi allargarlo piano piano. Perché non abbiamo nessun estrattore per questo tipo di cose. Qui si rompe i denti.
E dopo tanto lavoro e il cambio di 60.000 punte e in più la smerigliatrice ce l'abbiamo fatta. Allora. Volete sapere cosa è successo con queste fascette, ragazzi? Guardate che pulito prima di tutto, guardate che lindo, è proprio pulito. Sì, l'abbiamo lavato 2 volte. 2 volte, ancora lo avrebbe lavato una terza volta, ma le ho detto di fermarsi. Basta. L'ho lavato con l'idropulitrice, con lo sgrassatore. Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo andando a fare con queste fascette? Da dove arrivano queste fascette? Delle semplici fascette, giusto? Sì, Ma che noi non abbiamo trovato qui da noi, Sì. da nessuna parte praticamente. sì, e le fascette sono Anzi, abbiamo queste. trovato delle semplici fascette per un tubo di diametro 6/8, ok? Abbiamo dovuto ritirarle su Amazon e quindi ancora oggi, che è lunedì, non abbiamo potuto montarlo. Quindi vediamo se stasera riusciamo a completare questa fase così semplice ma così Intricata. intricata per poterle montare finalmente. Così abbiamo la meccanica, diciamo, pronta. Possiamo accendere il camper, spostarlo per il momento E proseguire. Proseguire, sì, bravissimo. Quindi vediamo adesso cosa sta facendo Michaelito. E niente, adesso praticamente non mi si inserisce, non mi si aggancia Perché sto riprendendo, quindi la prima mi si infatti l'ho aggancia. lasciata fare perché ho detto così non si arrabbia con la telecamera davanti, ma mi pare che la seconda, Non mi arrabbio. no, nel senso che capito, magari è più dura come cosa che ci mettevi di più. Sì, ma delle cose semplici, poi capito? Vuoi una mano? Però io prima Un piede? l'avevo lasciata. Un orecchio? L'avevo lasciata un pochettino più larga e poi l'ho messo dopo, capito? Vuoi un ginocchio? Un orecchio. Ce l'hai fatta? Però io vorrei che sia a filo con quello. Eh, Aspetta, lo togliamo e lo reinseriamo così. Così. Adesso andiamo a stringerci queste belle fascettine. Che mo non mi stringe pure, quindi. Dai, fai la brava, dai. Stringiti, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, abbiamo un buco nel camper e c'è un Michael sotto. Dov'è l'aspirazione qua? Boh. Tu non dovresti dire in realtà. Ragazzi, devo andare a fissarmi il tubo all'aspirazione. Così poi in seguito andremo a mettere le fascette perché quelle là non mi piacciono, non stringono bene. Sono riuscita ad illuminartelo. E dov'è? Così? Grazie. È appiccicosino, infatti. Sì? Così brava sono stata. Ma mi serve la luce e il cacciavite a taglio. Fascette fa schifo. No, ieri hai detto che era buona, che non serviva comprare quelle là. Ti ho detto No, proprio il comprale che sistema, Amazon il le potevi sistema. rimandare. Facciamo vedere questo filtro nuovo, l'avevi fatto vedere? Che facciamo vedere solo giusto, le no, cose no. brutte? Facciamo vedere quanto è bello. Bello. Si è sporcato qua. Qua c'è Qua? un buco. Perché però. qua così? Ah, No, perché? è la cosa che volevo dire. Qua c'è un buco però. Sì. Non so che serve. Ah, scavolo. È entrato in sede. Ok. È entrato in sede. Però questo qua dovrebbe stare così, ok? Sì. E ce l'abbiamo così. Vabbè. Poi ci colleghiamo in seguito ai fili. Ce la fai a infilargli il caschetto così? Però a toglierlo l'ho tolto, quindi dovremmo riuscire a inserirlo. Non so come abbiamo fatto a toglierlo quell'altro lato. Sì, l'abbiamo fatto. Sì, ce l'hai fatta. Poi ci vuole la cinghia. La cinghia. Allora, prima ce la mettiamo in sede, perché poi dobbiamo trovare il verso. Ok? Ok, questo qua lo togliamo un attimo. 1, 2.
Ma il dado è già attaccato alla cinghia o ce n'è uno lui? E lo stai avvitando a un dado vecchio? C'è il dado suo, sì. Ed è attaccato alla cinghia? A parte di quella? Va a orecchio, Michael. Non guarda, ascolta. Aspetta. Tipo i medici. Guardate con quale nonchalance sta abitando. Sembra che lo fa proprio... Allora me ne frego. Abemus filtrum novus. Finalmente! Possiamo spostare Però questa ancora- bestiolina. Però ancora non l'abbiamo finita perché ci vogliono ancora fascette. Certo. Perché? Perché Giustino mi aveva detto di prenderne 2 pacchi, però io pensavo non ci... Di riciclare i vecchi e adesso No, oggi hai no. detto che i vecchi non vanno bene. vanno bene. Però mo per adesso li utilizziamo, perché vorrei... Metterlo in moto. A posto ragazzi, si è rotta proprio. Completamente. No, questo qua ha un sistema. Che... No, che sono buoni, Gigi. Antichi ma sono buoni questi qua. Devi capire come farlo. Io devo capire. Mi piace che lui parla sempre al plurale, oppure che devo fare le cose io, alla fine io sono solo dietro la telecamera. Però dici che senza di me non riesce a lavorare, quindi... No. Ti piace la rompipalle, allora? No, senza di te non faccio. Semplicemente guarda, questa qua si infila qua dentro. Tu gira a vuoto. Prima la giri così. Ti fai un giro così. Sì, e poi infili, Poi fai tipo l'altro cintura. giro. Sì, semplicemente. Perfetto. Ui. Ragazzi, abbiamo imparato una cosa nuova. Le fascette anni 90. Gli anni migliori. Gli anni nostri, Cici. Siamo nati noi. E non potevano che essere gli anni migliori. No. Ci hanno sfornato a noi due. I migliori sono. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni, ragazzi. E l'inverno quasi quasi è la nostra stagione Perché preferita per con la lavorare a mia Camperito. giubbina- Con la mia giubbina lavoro bene pure. Che mi fai i video. Con giubbina che mi fai i video. Sì, va bene. E senza di me? Senza di te no. Dobbiamo farlo insieme, Camperito. E non lo faresti per onorarmi il camper se io dovessi scomparire dalla faccia di questa terra. Ti verrei a trovare la notte se tu non lo finiresti, lo Vuole sai? farlo, no? Sì. Abemus filtrum, ragazzi. Non c'è più la plastica. È rigenerato. Grazie di essere stati con noi anche oggi, ci vediamo al prossimo video.